Ma buongiorno amici, buongiorno, oggi sono gasatissimo perché vi porto in una fiera che per me ha un significato speciale. Ecco, grazie che è cambiato, bene, culo. E infatti sono qui al National Exhibition Center a Birmingham con la Giusy, la secchiona che mi sta dando una mano perché vi porto ad Autosport International. Venite con me che vi spiego cos'è. A questa fiera potete trovare qualsiasi tipo di cosa relativa al motorsport: auto, Formula 1, macchine da rally, macchine da drift, simulatori, piloti. Giusy, sei carica? Sì? Allora, come ogni nostro video, direi di iniziare, ragazzi, con un po' di storia. Molto interessante questa configurazione che ci propone Autosport, che ha organizzato delle macchine più importanti divise per anno. Partiamo dagli anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri. Essendo italiani, come non partire con la Maserati 250F, macchina con la quale nel 1954 Juan Manuel Fangio vinse 2 GP. Veramente bellissima. Passando agli anni 60 troviamo la Lotus 49, macchina con la quale Jim Clark vinse al suo debutto nel 67 e poi nel 68 Graham Hill utilizzò per vincere il campionato mondiale. Io poi qua faccio veramente fatica a scegliere nella sezione anni 70 perché abbiamo 3 bestie: la Porsche 917 che conoscerete sicuramente tutti, la nostra bellissima Lancia Stratos HF guidata dal grande Munari e la famosissima Lotus 79, una delle auto con l'effetto suolo. Se ben vi ricordate, lì sotto, vedete, ci sono le minigonne con le quali la macchina creava il famoso effetto suolo, che poi per motivi di sicurezza è stato dichiarato illegale. È veramente questa forse una delle macchine più avanzate a livello ingegneristico per quegli anni. È veramente uno spettacolo, veramente bella. Io non so veramente quale scegliere tra le 3, quindi mi faccio dare una mano dalla nostra aiutante. Chi vince il 70? Direi facciamo vincere. Quale vince? La nostra Lancia Stratos. Anni 80, 3 icone importantissime, ma ovviamente a farla da padrone è la McLaren MP4/4 guidata da... Lo so che è facile per la tua mente andare a spasso, ma voglio che ti concentri per bene. Ayrton Senna. Brava! La macchina del grande Ayrton. Siamo arrivati al padiglione degli anni 90, abbiamo qui una IndyCar. E qui un esemplare del 91. Un esemplare bellissimo del 91. E poi, ragazzi, questa fantastica macchina da rally, la Subaru Impreza, che ha vinto tante gare. Guardate che spettacolo, fenomenale. Questa è sempre stata una delle mie colorazioni preferite. Cosa ne pensate? Qui invece, cara secchiona, abbiamo 2 icone degli anni 2000, questa quasi 2010. Questa qui dietro di me è la Brown GP. Ti starei chiedendo che cos'è la Brown GP? La Brown GP è l'attuale Mercedes. Ross Brown nel fine 2008 ha comprato per una sterlina il team di Formula 1 della Honda, che era in fallimento, ha costruito questa macchina qui e nel 2009 ha vinto quasi tutte le gare e ha vinto il campionato mondiale contro ogni aspettativa. Poi la fabbrica è stata venduta da Ross Brown alla Mercedes e pensa che da questa macchina qua è iniziata tutta la serie vincente che ha portato la Mercedes dei giorni nostri con i vari titoli mondiali di Hamilton. Bravi!
Anni nostri, 2010, l'era degli ibridi. Qui abbiamo l'esemplare Gen 1 della Formula E, la Porsche 919 Hybrid che ha segnato il record a Nürburgring. Vi lascio il link in descrizione del video perché è veramente impressionante, veramente bello. La regina del motorsport mondiale moderno, la Mercedes di Lewis Hamilton. Quante gare ha vinto, ragazzi, quante gare ha vinto, è veramente bellissima. E io proprio qua davanti alla Mercedes di Hamilton ti voglio chiedere, tra tutte queste macchine storiche, qual è quella che ti è piaciuta di più? Quale vince? Direi questo qui. Vince lei? Per me senza dubbio vince la Lotus 79. E voi cosa ne pensate? Qual è la migliore? E poi sempre per rimanere in tema storico, qua troviamo una collezione bellissima di auto d'epoca in vendita. Diciamo che sono un po' fuori dalla mia portata, ma ve le faccio vedere. Musica! Sai cos'è questa? Questa qui è la Mazda MX-5. Ah, quella che usa su iRacing. Esattamente, questa qui è la Mazda MX-5 che c'è anche su iRacing, quella che utilizziamo tutte le volte online. No ragazzi, guardate cosa ho trovato, quanto sono belli questi modellini di casco. Il classico di Senna, Lewis, Raikkonen, guardate quanti! Bellissimi. Com'è il sedile da corsa? Comodo? Comfortable. Comfortable. Quasi quasi rimango qui. No, che dobbiamo vedere ancora un sacco di cose. Andiamo. E guardate qua c'è un esemplare di Formula 2 con le nuove gomme da 18 pollici. Cosa ne pensate? Secondo me sono un po' grandine. E qui c'è tester per i riflessi. In pratica i piloti spesso si allenano andando a toccare il più velocemente possibile le luci che si accendono. Quanto hai fatto? 43. Ah. 28, nessuno potrà raggiungere il mio 43. Pensava che fossi lento invece. In questa zona c'è anche una fantastica esposizione di Formula 1 attuali, la Haas, la Renault, la Red Bull. Insomma, è veramente fantastico poterle guardare tutte da così vicino. Sicuramente vi sarà capitato anche a voi di vederle e ogni volta fanno veramente un effetto impressionante vedere da vicino ste auto, sono veramente bellissime. No ragazzi, stiamo per salire sul simulatore, in realtà non guidiamo. È come fare un giro sulla Mercedes di Hamilton al circuito di Barcellona. Paura. Vi faremo sapere. Vi faremo sapere. Wow raga, è pazzesco, è pazzesco. Ma fa veramente fatica, lì si muove tutto il corpo e fai fatica a rimanere attaccato. Ma immaginati quando c'è solo il collo che si può muovere, ma già fa male Io così. Qualche botta al Pazzesco, collo pazzesco. Poi dove cavolo frena? Cioè tu arrivi, niente, con la... vabbè, avete capito, ciao. Una delle cose che colpisce veramente tanto dell'Inghilterra è che si può correre veramente con tutto. Vabbè, qua vedete già le Legend Car che molto probabilmente conoscete. Guardate che bello, motore dietro, una vera macchina da corsa. Ma anche però con tantissime tipologie di macchine come le MR2 con le Radical, con le Ariel. Insomma, si riesce a trovare una tipologia di corsa per tutte le tasche. Qui ci sono anche le Civic, avevo altri amici che correvano con le Civic. Qui
Quindi se volete partecipare a un campionato di macchine, l'Inghilterra offre tantissime possibilità, come ad esempio questo formulino. I costi sono veramente ridotti. Io mi ricordo che con 250 euro si riusciva a partecipare ad un weekend di gara con le MR2. Molto bello lo stand della BTCC, del British Touring Car Championship. Qui sono di fianco alla macchina di uno dei più grandi piloti, Jason Clayton. Motorsport che è seguitissimo in Inghilterra, le macchine da turismo vanno alla grande, quasi come la Formula 1. Sarebbe bello poter tornare a vedere lottare Alfa Romeo nel DTM contro le macchine tedesche, sarebbe una cosa veramente interessante. Qui c'è un mio vecchio ritorno alle origini, abbiamo la Formula Student della University di Coventry. Diciamo che sono un po' i miei rivali, perché io venendo dalla Brunel mi ricordo delle belle sfide con loro. Qui anche la Università di Hertfordshire con la loro macchina. Praticamente all'università dovevi costruire interamente, disegnare, progettare, costruire una macchina a combustione, adesso sono anche quelle elettriche, addirittura quelle a guida autonoma, e andare a competere contro le altre università nel mondo. Potevi guidarla tu da studente e era veramente bello, veramente interessante, ho imparato un sacco di cose. Una cosa che assolutamente consiglio di fare a tutti. Ma tu che hai vissuto la Student Formula, Sì. si chiama così, Formula vero? Student. Formula Student. Qual era l'università più potente, più brava nel settore? Allora, io mi ricordo molto forti erano l'Università di Zurigo, perché avevano un sacco di soldi. ATA. Poi c'era la Palmers, che veniva dalla Svezia, sponsorizzata dalla Volvo, Kaching, quella di Zurigo dalla BMW, Kaching. E poi c'era quella australiana, non mi ricordo di dove, sponsorizzata dalla KTM, Kaching. All'università ti insegnano come se vuoi vincere devi avere i soldi, se no perdi. Ciao raga, spero che questo video vi sia veramente piaciuto. Finisce qua la prima parte di questo video dedicato ad Autosport 2020. Nel prossimo episodio, che uscirà a brevissimo, vi mostrerò tutte le novità del Salone 2020 riguardanti auto da rally, simulatori, tuning e tutte le cose più curiose e più pazze della fiera. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a seguirmi sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina Facebook, ma anche di seguirmi sul mio canale Twitch. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo tra brevissimo. Ciao!